Figliolo, perché non dormi adesso? È molto tardi. Cosa c'è che non va? Non c'è niente che non va, papà. È solo che non ho sonno. E stavo pensando a qualcosa. Stavi pensando a qualcosa. Allora dimmi cos'è quella cosa. Voglio sapere. Papà, vuoi bene alla mamma? Voglio dire, quanto la ami? Sono solo curioso. Sul serio? Come puoi chiedermi se amo tua madre? È pazzesco. Certo che la amo. So che la ami. Vi ho visti insieme. È come se fossi appena sposato. Veramente? Non l'ho notato. Tua mamma è perfetta. Un giorno, solo un giorno, mi piacerebbe davvero avere una relazione come la tua, papà. E sono sicuro che ne avrai uno. Ma perché me lo chiedi? Non dirmi che sei innamorato, figliolo. No, papà. Voglio dire, mi piace una ragazza della scuola, ma non credo di amarla così tanto. In effetti, penso che sia impossibile amare qualcuno come ami mia madre. Sul serio. Non dirlo. Un giorno ti innamorerai e poi penserai diversamente. Vedrai. Sì, forse. Ma come lo fai? Voglio dire, come potete essere ancora così innamorati l'uno dell'altro? Beh, penso che sia perché abbiamo attraversato momenti difficili e questo ha reso il nostro amore ancora più forte. Veramente? Puoi dirmi? Voglio conoscere la tua storia d'amore. Hai ragione. Non ti ho mai raccontato la nostra storia d'amore. Bene, te lo dirò. Allora, stai per compiere 15 anni. Un giorno vorrei che trovassi una persona da amare come io amo tua madre. Tutto è iniziato quando studiavo all'università. In effetti, tutto è iniziato con l'accoglienza degli studenti. Dovevamo andare al campus universitario per ricevere alcune cose dall'istituto. Quindi sono andato lì. Molte persone sono andate con i genitori, ma io no perché non ero un adolescente. Ero un adulto. Ho iniziato a studiare all'università quando avevo 25 anni e vivevo da solo. Comunque sono andato da solo. Quando ero lì, ero seduto su una delle sedie dell'aula. Quando all'improvviso ho visto una bellissima ragazza. Aveva i capelli ricci e sorrideva. Mi è piaciuta molto. Era più giovane di me, quindi mi sono avvicinato a lei e l'ho salutata. Sembrava un po' timida. Ma lei rispose al saluto. Le ho chiesto come si chiamava e abbiamo parlato per un momento delle nostre vite. È stato bellissimo. Era andata lì con la sua famiglia, quindi ha dovuto cercarli. Poi ci siamo incontrati di nuovo qualche ora dopo. Viveva nella mia stessa città. Voglio dire, dove vivevo con la mia famiglia perché ora vivevo da solo, giusto? Quindi è andata a casa sua con la sua famiglia, ovviamente. E sono andato a casa mia. Affittavo una stanza in centro. Ma entrambi stavamo per iniziare a studiare nella stessa università, quindi ci saremmo incontrati di nuovo. E questo è successo. Ci siamo incontrati di nuovo al college. Abbiamo parlato di nuovo e le ho chiesto di uscire. Siamo usciti insieme per una settimana e poi ci siamo baciati per la prima volta.
È stato un momento incredibile. Ben presto mi ha presentato i suoi genitori e io la presento anche alla mia famiglia. Abbiamo passato dei bei momenti insieme. I suoi genitori e suo fratello mi amavano. Andavo a casa sua tutti i giorni. Un giorno ero a lezione di lingua all'università. Tutto sembrava essere normale. Una giornata normale. A proposito, non abbiamo studiato insieme. La mia ragazza ha studiato un'altra carriera, ma nello stesso college. Quindi ci incontravamo alla fine della giornata o talvolta solo nei fine settimana. Abbiamo dovuto studiare molto duramente. Come ti stavo dicendo, era una giornata normale durante il mio corso di lingua. Ho sentito una ragazza parlare. Poi mi sono voltato per vedere chi stava parlando. Era una delle ragazze più belle che avessi mai visto in vita mia. I suoi occhi erano grandi e belli. Il suo sorriso la faceva sembrare un angelo e la sua voce era dolce. Non le ho parlato la prima volta perché ero un po' nervosa. Devo confessare una cosa. Ho sempre sognato di avere una ragazza con gli occhi grandi e belli, e assomigliava a quella donna. Quindi, da quel giorno, l'ho sempre guardata. Poi abbiamo parlato e lei mi ha detto il suo nome. Anche il suo nome era bellissimo. Mi è piaciuta così tanto, ma non osavo chiederle di uscire. Andavamo molto d'accordo. Parlavamo tutti i giorni, studiavamo insieme e passavamo molto tempo insieme. Ben presto divenne la mia migliore amica. Lei mi ha capito e la ammiro molto. Era così intelligente e anche bella. Era perfetta. Ma c'era un problema. Avevo già una ragazza. Sì, uscivo ancora con l'altra ragazza. Non sapevo cosa fare. E poi ho fatto un terribile errore. Me pento. Ho tradito la mia ragazza con il mio migliore amico. Sì, quando la mia migliore amica mi ha detto che usciva con un altro uomo, non potevo sopportarlo, quindi l'ho chiamata. Le ho detto che volevo vederla e le ho detto che l'amavo. Sì, so di aver commesso un terribile errore, ma ero innamorato. Dopodiché è diventata la mia ragazza, quindi ho dovuto lasciare l'altra mia ragazza. Sì, lo so, sembra orribile. Me despise. Non ne sono orgoglioso. Non lo farei mai più. Ho rotto con l'altra ragazza ed è stato orribile. Ha pianto e dopo sono successe molte cose. Tua madre non voleva sapere niente di me, perché anche io l'ho tradita. Voglio dire, le ho mentito. Non se lo meritava, ma l'amavo. Non ho fatto le cose nel modo giusto, ma non volevo perderla, quindi ho lottato per lei. L'ho chiamata, sono andata a casa sua. Ho insistito molto. Dopo un po' di tempo, finalmente mi ha abbandonato e siamo tornati insieme. Ero così felice. Naturalmente non aveva dimenticato quello che avevo fatto. Quindi ho dovuto fare molte cose per farmi perdonare. Anni dopo ci siamo trasferiti in un appartamento per vivere insieme. Poi le ho chiesto di sposarmi. Ha detto di sì. Poi ci siamo sposati. Abbiamo girato il mondo come avevamo promesso. E poi abbiamo avuto un bambino meraviglioso. Voi. E quella, mio figlio, è la nostra storia d'amore. Non è perfetto, ma è nostro.
Devo ringraziarti, mamma, per avermi dato un'opportunità dopo tutte quelle cose che avevo fatto. Quindi l'unica cosa che posso dirti è che, se ami qualcuno, combatti per quella persona. Non importa cosa. Ma per favore, fai le cose nel modo giusto, non come il tuo vecchio papà. Sì, papà, ho capito adesso. Grazie mille per avermi raccontato la tua storia. Ma cosa è successo esattamente all'altra ragazza? Non ho capito molto bene quella parte. Bene, penso che dovrà essere un'altra storia. Tutto quello che posso dirti è che non era affatto felice. Se vuoi conoscere quella storia, dovrai farmelo sapere nei commenti. Ma, prima di finire, voglio dire che mi dispiace davvero per tutto quello che ho fatto in passato.